Benvenuti al post partita su Radio Rossonera. Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera. È il post partita di Milan-Torino che finisce 4-1. Il Milan vince 4-1, va in testa alla classifica insieme ad altre squadre, ma ovviamente la classifica in questo momento è la cosa che conta, sì, ma relativamente, perché conta che il Milan vince la sua prima partita casalinga, lo fa grazie a un gol di Christian Pulisic, a una doppietta di Olivier Giroud dagli 11 metri e da un grandissimo gol di Theo Hernandez, grandissimo sia per l'azione che per il tocco sotto di esterno che batte Vanja Milinkovic-Savic. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buonasera. Mister Emanuele Bottoni, ciao mister. Ciao, buonasera a tutti. Arriverà anche il buon Enrico Boiani che ha fatto la descrizione della gara e arriverà anche Carlo Pellegatti. Bea, lascia a te l'apertura iniziale, insomma il Milan vince 4-1, lo fa con praticamente una sorta di... no, Bologna no, perché era stata nei primi 20-25 minuti, ma anche qui all'intervallo si aveva la sensazione che praticamente la partita fosse finita o giù di lì. Sì, esatto, guarda, credo che questa squadra abbia un fortissimo potenziale offensivo, è veramente visibile a occhio nudo dalla TV, da qualsiasi luogo in cui vediate il Milan, credo che si noti quanto questa squadra abbia investito e abbia davvero potenziato tanto l'attacco. Hai l'impressione di poter fare gol in ogni momento, quindi credo che questo lato sia molto importante. È ovvio che ancora alcune cose vanno sistemate, soprattutto quando non sei in vantaggio, perché poi quando sei in vantaggio di 1 o 2 gol devo dire che le cose come sempre si sistemano, però magari ecco ancora prima di avere un doppio vantaggio si vedono ancora qualche lacuna, soprattutto come siamo messi in campo, un po' spaccati, un po' divisi. Però ribadisco, se poi hai la forza e il modo di fare 1, 2, 3, 4 gol, alla fine queste lacune che magari si vedono vengono risolte, porti a casa 3 punti e quindi bene così. Mister, lascio anche a te l'apertura, poi come detto andremo anche a leggere già le prime parole dei protagonisti. Guarda, sinceramente non posso essere d'accordo con Beatrice parola per parola. Abbiamo visto un Milan che è veramente brillante, fantasioso, con un potenziale enorme nella fase offensiva. Abbiamo fatto ancora altri 2 gol tipo a Bologna, proprio di grande qualità. Abbiamo avuto la conferma che abbiamo gente di gamba, pure quando poi sono entrati Musa, Okafor e Chukwueze hanno pure loro un cambio di passo notevole. E l'unica cosa, ripeto, che a Bologna si era visto tanto, Krunic lasciato solo, oggi mi è parso un pochino meno solo, cioè, quindi più che il fatto che non sia capace lui di fare quel ruolo, oggi è stato bravissimo, basta dargli in aiuto. Mi sembra che Loftus è stato più legato a lui, ho avuto questa impressione, poi lunedì vediamo meglio, e comunque l'uscita sul costruttore del Torino l'ha fatta più Reinders. E poi pure queste cose offensive oggi dei terzini dentro magari ha avuto una motivazione più valida per il fatto che il Torino gioca 1 contro 1, quindi giocando 1 contro 1 così gli crea qualche confusione in più, no? Sì. Portando dentro il campo questi qua e portando fuori larghi Oleao barra Reinders, secondo chi dei due stava largo, l'altro stava più stretto, eppure Loftus e Pulisic ovviamente. Quindi c'è una certa diciamo imprevedibilità nostra in possesso palla, quindi io credo alla fine, come ha detto Bea, sto cambiando qualche parola ma il concetto è quello che praticamente secondo me se noi appunto riusciremo a trovare un equilibrio anche i momenti di gioco, no? Cioè quando per esempio gestirla di più, però mi sembra per esempio adesso non so se il Toro magari adesso 4-1 sembra che non abbia offerto questa grande opposizione, però diciamo che mentre col Bologna abbiamo cominciato il secondo tempo a palla, no?
e rischiando inutilmente delle cose. Oggi mi sembra che la squadra abbia pensato molto anche a gestire da squadra intelligente, quindi sto vincendo 3-1, cerco di gestire, anche di dosare le forze, perché in questo momento del campionato è proprio importante quello, insomma, no? Se non c'è bisogno di Assolutamente. così, ecco. Quello che abbiamo sentito dal bordocampista di DAZN a Bologna, perché non essendo noi a pochi metri dalla panchina, che chiedeva a Krunic più di una volta a Bologna: rallenta, gioca, rallenta. Ecco, oggi l'abbiamo visto già un pochino di più. Il Milan non è andato in quella difficoltà che magari abbiamo visto nella prima partita di Bologna. Insomma, si deve lavorare, perché di lavoro ancora ce n'è veramente tanto da fare, ma come detto, a 6 punti si lavora sicuramente meglio che altre squadre che stanno iniziando già invece a perdere punti per strada. Dico anch'io la mia inizialmente, poi tra poco vedo che sta per arrivare anche Carlo Pellegatti. Più che Pulisic, più che Leao, più che Chukwueze, piccolo grande segreto del Milan di quest'anno per me saranno le due mezzali. Loftus-Cheek dal vivo è abbastanza spaventoso, per quanto coniuga il fisico e la tecnica. È qualcosa che in Serie A, ne parlavamo anche quest'estate fuori onda, se Milinkovic-Savic con quel fisico e con quella tecnica in Serie A spadroneggia, un giocatore come Loftus-Cheek può fare lo stesso e forse anche meglio. Insomma, sono quelle tipologie di giocatori che in Serie A vanno alla grande, e lo stiamo vedendo. Magari a Bologna è stato un po' centrifugato dalla partita, l'abbiamo visto anche un pochino poco, come in parte magari sempre poco iniziamo a vedere Reinders. Reinders lo stiamo vedendo un po' a piccole gocce, sono tutte gocce di altissima qualità, ma ancora lo stiamo vedendo relativamente poco. Cioè gli facciamo toccare ancora poco la palla, lo vediamo un po' poco. Spesso Leao, invece di appoggiarsi a lui, tira dritto, come a volte è giusto anche che sia, però rispetto all'anno scorso ha un giocatore di qualità di fianco e ancora deve forse intuire che rispetto all'anno scorso, quando magari proprio non c'era il giocatore, ma adesso invece ha una mezzala di qualità e deve vederlo un po' di più. In linea di massima sono le due mezzali probabilmente quelle che faranno svoltare questa squadra, sia nel bene che nel male. L'abbiamo visto in queste due partite nel bene, le vedremo, spero mai, ma insomma nel male. E come scrive Tiziano da casa, anche Musa ha quel tipo di qualità lì. L'abbiamo visto sprintare a metà del secondo tempo, palla al piede. Insomma, riesce a coniugare fisico e qualità in una maniera che, se riesce a essere continuo in Serie A, si fa la differenza così. Bea, torno da te perché tra poco vado invece a leggere mister Stefano Pioli. Ne abbiamo parlato un po' di tutto, un po' di tutti già quasi, un pochino. Il nostro centrocampo a 3, che come il mister abbiamo cercato di raccontare lunedì, è un 3 un po' sui generis, perché insomma non siamo a 3 legati, siamo sempre molto in movimento. Ci vede correre tanto, l'abbiamo visto anche oggi, è una squadra che corre tanto, si impegna tanto per il campo. Come hai visto le nostre due mezzali di cui abbiamo appena finito di parlare, e poi tra poco Carlo Pellegatti. Ma guarda, a Bologna avevo visto meglio Reinders di Loftus-Cheek a livello di confidence con la partita, diciamo. Stasera è il contrario, stasera ho visto meglio Loftus-Cheek, il gol di Pulisic, senza nulla togliere a Pulisic, e di Loftus-Cheek, se ci pensate, se riguardate l'azione, perché arriva e spadroneggia veramente col fisico fino alla porta. Quindi stasera mi è piaciuto un po' di più Loftus, ma forse Loftus era un po' più libero, era un po' più... Cioè, secondo me questi due giocatori qua ovviamente si vedranno meno quando dovranno fare lavoro sporco. Stasera mi sembra che il lavoro sporco l'abbia fatto di più Reinders, era veramente distrutto a fine partita, cioè anche quando ha sbagliato quel gol davanti alla porta, lo sbaglia per stanchezza, oppure quando ha calciato con fatica, no, verso la fine della partita. Quindi è ovvio che è un po' un peccato a volte vederli così tanto rincorrere l'avversario. Dovranno farlo, credo di sì, spero solo che si riesca a trovare il giusto dosaggio, ecco, per questi due giocatori,
però 2 buonissime partite sia a Bologna sia oggi, e confermo Loftus-Cheek è veramente impressionante dal vivo, potrebbe fare la cover del telefono di tanti altri giocatori, è gigante, però allo stesso tempo ha molta Ah, sì. tecnica. A proposito di Rade Krunic di centrocampo, dopo le voci è arrivata anche la conferma, cioè era presente a Milano la dirigenza del Lione ed era a San Siro per lui. Ora è il 26 di agosto. Rimettere in ballo, reimpastare un pochino quello che è il nostro centrocampo con un'uscita del genere per quello che è il lavoro che fa Rade è dura. Cioè, non dico che sia giusto o sbagliato, è difficile rimettere in piedi vendendo Rade Krunic. Non ne sto dicendo per qualità, per quella è un'altra questione. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che per il peso che ha in questo momento in rosa, per il ruolo che gli ha dato il mister, per tutto quel lavoro sporco che si vede e non si vede sul campo, sostituirlo al 26 di agosto non è Cioè, o semplicissimo. arriva un giocatore che sa fare perfettamente quello che sa fare Rade, ma è un giocatore di esperienza, un giocatore importante, mi viene a dire anche costoso, perché è un giocatore che sa fare quello che fa oggi Rade Krunic, pronti via subito, è un giocatore che ha esperienza e che paghi, quindi non saprei, per me è un po' tardi vendere Krunic, cioè è un po' un rischio, non so cosa ne pensa anche il mister, però è un po' un rischio vendere Krunic oggi. Sì, vabbè, a me lo sai che io sono, cioè, un estimatore, quindi anche in tempi non sospetti, per me è un giocatore importante che sa fare tanti ruoli, sa stare nel gruppo, nello spogliatoio, è un soldato, magari non fa molto effetto perché lui è un bravo ragazzo, c'ha quell'espressione da buono così, non si tinge i capelli, non fa le sfuriate, però voglio dire, lui è un giocatore importante, cioè Krunic noi lo sottovalutiamo, ma non è un giocatore, per esempio, ti ripeto, se si aspettano i tifosi che con Krunic si mette lì davanti e randella tutti, bisogna aiutarlo quando non hai la palla, una delle due mezzali si deve allineare. Questa sera mi è parso che ci sia stata più connessione con Loftus, anche perché Loftus era più in palla, diciamo così, no? Rispetto a Sì. Bologna, magari anche perché hanno corretto qualche posizione di qualche metro, no? Che poi là è questione di metri, 10 metri cambia tutto. E quindi a me piace tanto, adesso metterlo fuori, certamente il Milan dovrà prendere una decisione, cioè il ragazzo comunque se ha queste richieste e ci ha offerte da 3 milioni, 3 milioni e mezzo, va adeguato. Cioè se te lo tieni lo devi adeguare, se no lo devi lasciare. Questa è una questione proprio di Sì, correttezza calcistica, sì, no? sì. Se il mister dice no, signori dei proprietari, io voglio che resti, È quello che ha devono detto, mister. Guarda, lo ha detto 5 minuti fa nell'intervista post partita a domanda precisa se Krunic resta. Pioli ha detto sì, punto. Non ha aggiunto altro, sì. ma non lo dà. Pioli è innamorato di lui, però è giusto che poi la società lo chiami e gli faccia un adeguamento, perché sennò Anche a quel perché punto per il ruolo che ha ora è giusto che abbia uno stipendio al pari degli altri che comunque sono titolari, quindi cioè, non vedo perché deve restare con uno stipendio da riserva. esatto, sono d'accordo. E per il resto, ripeto, è una squadra che ha grandi potenzialità, quindi se troviamo, ripeto, la gestione dei momenti, adesso rallento, adesso accelero, tante volte, sai, nelle partite, io oggi ho visto Frosinone-Atalanta, no? E proprio dal vero, e ci sono le partite, c'ha vari momenti. Quando i momenti sono stati favorevoli a Frosinone, il Frosinone è riuscito a fare gol. Quando sono stati favorevoli all'Atalanta, l'Atalanta ha ciccato qualche palla gol e ha perso la partita. Questo è così. Vi Bisogna leggo gestire i momenti. vi leggo qualche dichiarazione del mister nel post gara sempre a DAZN. Allora, gli viene detto, mister, sembrano correre tutti tanto i giocatori.
A Bologna la squadra ha corso di più da quando sono arrivato e non siamo ancora brillanti fisicamente, quindi vuol dire che c'è molta disponibilità. Se corriamo tutti, credo che abbiamo le nostre carte da poterci giocare. Il gruppo si sta formando molto bene. Alterni il 4-2-3-1 al 4-3-3, c'è questa possibilità, ci sarà quando tutti saranno nella condizione migliore, ma non è il sistema di gioco che ti fa essere più offensivo, ma le posizioni. E insomma, lo stavamo vedendo anche insomma, da San Siro, dal campo, comunque non dalla televisione si vede ancora meglio. Spesso il Milan è proprio scientemente diviso in due tronconi. Il portiere con 5 giocatori, soprattutto quando è in costruzione, e poi 40 metri, 45, a volte pure 50 metri, e altri 5 giocatori sopra. Noi abbiamo dei principi, dice il mister, poi è il campo a dire se modificare qualcosa. Abbiamo tante alternative, pure si può giocare dietro il Giroud, ma è il momento di dare continuità, poi vedremo. Tant'è che con ogni probabilità questa sarà la squadra che abbiamo visto a Bologna, abbiamo visto stasera e probabilmente vedremo anche a Roma. È la scelta del mister, quella di dare continuità a questa squadra. Certo. Volevi aggiungere qualcosa? No, certo. No, io no. Dimmi, mister. No, solo sto fatto che, sai, quante volte abbiamo detto l'ultima volta lunedì, no? Lasciamo perdere i numeri, che alla fine sono le posizioni in campo, sono i compiti, no? Ecco, adesso l'ha detto pure Pioli, no? Quando dice ma giochi 4-2-3-1, 4-3-3, lui che ha risposto appunto, l'ha appena detto, cioè alla fine sono le posizioni in campo, no? Non ha detto così, Simo? Sì, assolutamente sì. Ha detto esattamente questo. A proposito di posizioni, basso a sinistra Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buonasera a tutti. Comunque io alto a sinistra. Vabbè, in campo, non in qua. Qua sei in basso a sinistra. Come hai visto il Milan, Henry? Ti lascio anche a te l'apertura e poi torno da Pioli. Ma l'ho visto bene. È un Milan che, a parte l'avvio, diciamo, dove ancora qualche meccanismo secondo me era un pochino troppo impastato, un pochino troppo da oliare, perché comunque si vede che sono ragazzi un po' nuovi, si vede che si conoscono da un tempo relativamente breve. Poi quando ci siamo sciolti un pochino di più, e ci siamo sciolti anche e soprattutto grazie diciamo, alla vecchia guardia, se così possiamo chiamarla, poi un pochino tutti si sono liberati e il Milan andava. Ecco. Ricordo partite contro il Torino a San Siro in cui il Milan comunque faticava tanto, spesso, però questa squadra ha un potenziale offensivo talmente importante adesso che ci può stare che vinci anche in larga scala. Ecco. In attacco mi sono piaciuti tanto, mi è piaciuto tanto Loftus-Cheek, quindi è una squadra che promette bene. Diciamo che alcune cose magari sono da sistemare ancora, però ci sarà il tempo di sistemarle, ci sarà il tempo di far venire fuori quelle che sono le problematiche, perché 2 partite ad agosto e il precampionato stesso non ti possono dire cosa funziona benissimo, cosa funziona e basta, cosa funziona malissimo, cosa non funziona e basta, servirà del tempo, però ecco che diciamo che i presupposti sono buoni, perché poi quando al 70° escono Leao e Giroud, entra Ciukwueze, entra Okafor, Musa, che era la prima partita che faceva e comunque qualche spunto esplosivo l'ha avuto, i presupposti sono buoni. Poi bisognerà fare degli step, perché secondo me bisogna fare degli step, però ripeto, ci sarà il tempo. Torno a parlare insomma, stavo leggendo prima le dichiarazioni di Olivier Giroud e stavo leggendo anche la chat, tanti in chat fanno il nome di Taremi. Diciamo che Oli è risposto e non risposto, cioè gli viene chiesto a un certo punto. Si è parlato tanto di un vice Giroud, ma tu ci sei sempre. Ibra diceva che era un Benjamin Button, ma non è che il Milan ne ha un altro? Ho troppo piacere a giocare con questa squadra, sul campo si vede, ci divertiamo con un grande spirito di squadra, quando vinciamo sono sempre belle serate. Vice Giroud? Non lo so, forse ce l'abbiamo già in squadra, vediamo. Non so a che cosa stesse riferendo, forse a Lollo Colombo o forse a se stesso.
Per me il vice Giroud è più Lollo Colombo che Noah Okafor, poi sbaglierò, però cioè, giudicarlo adesso Noah Okafor è un po' presto perché comunque si vede che deve andare in forma, è arrivato da poco, quindi deve un po' sistemarsi. Però per me fare la prima punta di questo Milan serve uno che sappia giocare come gioca Giroud. E Noah Okafor non so se lo sa fare, ma è anche giustificato non saperlo fare. Appunto, assolutamente sì, ma credo che, stavo leggendo anche la chat, siano abbastanza tutti concordi nel dire che se il Milan fa uno sforzo e prende anche Taremi, cioè una vera prima punta alternativa, Olivier Giroud completa il reparto definitivamente, perché l'abbiamo visto anche oggi, Okafor. E, al di là della questione atletica, è proprio un altro tipo di giocatore, un altro tipo di attaccante, è un attaccante esterno e quindi ci servirebbe completare il reparto così. Vi leggo anche quello che ha detto Pioli sempre a Sky: 2 passi avanti, ha detto, rispetto alla partita di Bologna. Il nostro obiettivo è lottare per 2 competizioni, abbiamo mostrato passi in avanti rispetto a Bologna, dobbiamo continuare così. Come organico siamo già a buonissimo punto, ma vedremo appunto nei prossimi giorni. Il club è sempre attento, vedremo cosa succede. È sempre stato il nostro modo di giocare così, propositivo, non siamo una squadra a cui piace aspettare. Oggi abbiamo iniziato bene la gara, la pressione degli attaccanti ci ha favorito. Sto intravedendo in bassa Carlo Pellegatti, che tra poco si sistema, e quindi direi che tra poco gli diamo anche la parola. Aspetta che... Vediamo se Carlo... Carlo, allora, sta arrivando Pioli, sentiamo Mm-hmm. Pioli, così abbiamo anche dei dati in più, poi ritorno perché adesso so imparato come entrare, va bene? Va bene. Fino a che ora poi continuate, così mi so regolare? Abbiamo ancora un 20 minuti. Perfetto, se sta arrivando Pioli, quindi va bene. Ci sentiamo dopo. Ci vediamo dopo. Un intramuscolo di Carlo Pellegatti, veramente una parentesi di Carlo, lo ritroviamo tra poco. Mister, invece io torno da te per quanto riguarda la nostra fase difensiva. Ne abbiamo parlato tanto, anzi non lunedì ma martedì. Martedì ne abbiamo parlato tanto. Oggi che cosa è andato meglio? Perché comunque mi è sembrato che il Milan qualcosina sia rischiato, ma decisamente meno che rispetto a che a Bologna. Allora, a me, ti ripeto, ho detto, mi è parsa che ci sia una maggiore connessione con Loftus-Cheek e più che lui a uscire sul guidatore di palla avversario abbiamo visto più Reinders stasera, quindi significa che è stata fatta questa correzione, non far uscire Loftus perché è stato ritenuto che lui possa aiutare meglio Krunic. Poi mi sembra pure che le distanze siano state più corrette tra le parti, poi ripeto, analizziamo meglio. E poi il fatto di aver gestito meglio la partita a livello di ritmi, secondo me, infatti il secondo tempo è stato, credo, molto ben gestito a livello di ritmo, non so se mi spiego, cioè hanno addormentato un po' la partita, invece a Bologna erano ripartiti sparati, no? Correndo rischi inutili. E poi secondo me io aggiungerei, anche se questa è un'ipotesi, un'opinione più che una certezza, secondo me il Bologna è stato un tipo di squadra che ha creato più problemi perché aveva più mobilità negli uomini, cioè dava meno riferimenti, attaccava con più uomini e creava più difficoltà all'avversario, secondo me. Poi questa può darsi. Invece il Torino ancora è un po' indietro, ma questo lo diciamo senza nulla togliere al Milan, cioè il Milan alla fine ha fatto quello che ha fatto a Bologna a livello offensivo, no? Carlo, ciao. Ecco, dato che è arrivato Juric, quindi Pioli arriva dopo, io mi metto nel mio solito angolino dove posso parlare. Eccomi qua, buonasera a tutti. Ciao Carlo, come hai visto il Milan? Aspetta, dimmi. Eccomi qua. No, era una domanda. Sì, ora ti sento molto bene. No, semplicemente ti stavo chiedendo. Ok, vai.
un Milan divertente, un Milan spettacolare, un Milan che paragonerei, dopo voglio fare questa domanda a Pioli, come uno schermidore. Avete notato, prima lo schermidore non è che continua ad affondare i colpi, prima ci sono i tocchettini alla spada dell'avversario, al fioretto, e poi affonda, poi ritorna, para, poi ritorna, e quindi ha giocato con questi tentativi. Poi quando ha trovato il gol molto bello, l'azione nasce da Pulisic, Loftus, ripasso a Pulisic. È sempre bello parlare di cose positive, però io non posso dimenticare tutte le sciocchezze che ho sentito di un Milan che si è indebolito. Può darsi che arriviamo quinti, sesti, 25esimi, ma è più forte dell'anno scorso in ogni caso. Sentivo dire che il Milan ha preso 2 giocatori da una squadra in crisi come il Chelsea, ma queste sono delle cose che non riesco a capire come si possano dire. E quando tu compri un giocatore che arriva dalla Premier League, è un giocatore 8 volte su 10 di un altro livello, e quindi non sono sorpreso. Chiaro che è un Milan che adesso deve dimostrare di essere bravo non negli 11, che è straordinari, ma nei 12, nei 13, nei 14, 15. Questo è il prossimo compito di Pioli. Però adesso non mi starei in una serata, in una serata così divertente e spettacolare, che mi fa sempre dire che i grandi amori e i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire, che era proprio la tipica frase questa. E sì. Quindi io direi che ci godiamo, la gente viene, l'altra frase bella, non vedo l'ora che giochino ancora, perché sono troppo divertenti, spettacolari, si muovono bene, fisici, moderni, e quindi ci sono le basi. Oggi il Milan sta bene, gioca bene. A Bologna c'eravamo un pochino riempiti gli occhi con Reinders. Oggi è stato il turno di Loftus-Cheek, mi pare, no Carlo? Sì, però anche Reinders nel finale, Dio mio che giocatore che è. Sì, Loftus-Cheek e Reinders, bravi. Oggi non si è quasi visto Krunic, ma non è la solita frase. No, perché anche lui fa il suo lavoro, e il Torino aveva messo tutti i suoi giocatori, lo dice anche da tempo. Ti saluta anche Peppe Di Stefano. Ciao Peppe. Di anche il tuo parere qui a Radio Rossonera. Io sono un difensore sentivo quello che dicevi di Krunic, io sono un difensore di Krunic, perché secondo me in quel ruolo serve un giocatore con quelle. Esatto, quando io dico che nel Real Madrid contro il Chelsea giocava Casemiro, poi ci sono gli ilari, ma Casemiro non è Krunic. Lo so, chi vuole capire capisce, chi non vuole capire non c'è niente da fare. Uno con quelle caratteristiche, poi è chiaro che esiste anche giocatori di qualità migliore, però secondo me... Che cosa ti è piaciuto stasera? Una cosa, gliel'ho detto, mi sembra una squadra, nell'intervista mi sembra una squadra affamata, cioè sicuramente molto offensiva, e quindi dietro rischierei per tutto l'anno, vabbè, ma quello... L'hai detto tu, che finirà spesso 3-2, 4-1. Però stasera hai subito, come a Bologna, praticamente quasi poi tutto sommato era risolta, hai fatto 6 gol, io non mi aspettavo che fosse così avanti la squadra, cioè, e siamo alla seconda partita sia fisicamente che negli automatismi. Certo. E poi a me quello che mi sta impressionando di più, te l'avevo detto, perché io non avevo una buona idea durante l'estate di Pulisic, mi sembrava un giocatore normale, invece la partita... Però vedi, la cosa bella è che Simone Cristao non ha detto male, ha detto benissimo di Loftus-Cheek, che gli è piaciuto molto rispetto a Bologna, rispetto a Reinders. Tu mi parli di Pulisic, Reinders è un giocatore che di una qualità. Il fatto che si cambi sempre lode a un giocatore, e Teo è tornato a livelli alti. Leao, voglio dire una cosa, io non ricordo, Leao è come se non avesse avuto l'avversario, andava sempre via. Scurs è uno dei difensori più rinomati del campionato italiano. Quello è incredibile. Che se lui va via a uno come Scurs, che è uno dei più forti della Serie A, penso quando beccherà 18-19 anni che lo affrontano, cioè proprio non... Poi bisogna magari mettere la palla magari in mezzo meglio, ma anche Giroud, attenzione, Giroud è sempre dentro in tutti i gol, ed è il capocannoniere del campionato italiano. Roma stessa formazione, già la diamo adesso. E con l'Inter è la prima di Champions League, quindi vi abbiamo grazie Peppe. Vi abbiamo grazie già dato Peppe, ci ha dato anche le formazioni, esatto, di Roma e di perché il sorteggio ancora non c'è. Però la prima di Champions League. Comunque io ho avuto la stessa impressione, Carlo, su Leao, cioè tutti parlano degli altri, ma Leao è come se giocasse da solo, davanti non ha nessuno. Leao giocasse da solo, cioè prende va.
cioè non ho mai visto, non me lo ricordo, io ho visto i Chiarugi, il Pierino, ho visto dei campioni, Cacà, però uno che tutte le volte che punta, cioè non c'è cioè scursa in anticipo, non riesce a prende e va. C'è un altro è una roba, una cosa del primo tempo straordinaria, incredibile. Comunque tutto bello, molto divertente, siamo partiti bene anche quest'anno. Sì, siamo partiti bene. C'è la prova del 9 a Roma, perché là ci sarà un ambiente particolare. La Roma, volente o nolente, si gioca tutto domenica, perché se per caso fossimo noi così bravi di vincere, bisogna essere bravi, la Roma è a 7 punti dalla testa della classifica, dove c'è sicuramente il Milan se vince Roma, ma ci potrebbe essere l'Inter, la Juventus, vediamo il Napoli, vediamo i risultati di domani. E quindi è già lì che il campionato l'ha cancellato, perché a 8 punti è cancellato. Quindi una partita molto tesa, dove noi andiamo belli convinti, però bisogna stare attenti alla reazione della Roma. Carlo, ti faccio l'ultima domanda a proposito di questo. Ti aspetti lo stesso tipo di Milan, cioè un Milan che accetta una partita aperta, oppure no? Sì, no, il Milan è questo qua. Milan è questo qua, poi io non sono così bravo. Magari Pioli dirà che a Loftus-Cheek di star 3 metri dietro o star più vicino a Krunic, lì dipende dall'avversario. Ma noi siamo questa qui, è una squadra offensiva, una squadra che vuole divertirsi, l'ha voluta costruire così, l'ha costruita così. E quindi ce la godiamo, 70.000 escono, ma li vedi, i tifosi, li hai visti anche tu, cioè sì. Si divertono, proprio è bello perché il calcio, la cosa più bella è il sorprendersi ancora, e i tifosi, il Milan è una squadra che in questo momento riesce a sorprendere ancora. Carlo, grazie, ti lascio a Pioli in conferenza. Vado subito, un abbraccio e ci vediamo domani sera alle 19, anzi domani cos'è? No, domenica. Lunedì con Beatrice. Ciao Carlo, Ciao Carlo. Lo salutiamo, restiamo noi per questi ultimi 10 minuti abbondanti di post. Stavo vedendo se c'era qualche altra dichiarazione interessante, soprattutto lato mercato, perché insomma ci sono altre voci che riguardano invece un'altra punta, ma che è Divock Origi, una nostra punta, ma che in teoria dovrebbe uscire, perché in tutto ciò se è arrivata Remi e quindi un'altra punta, qualcun altro per forza di cose dovrà anche uscire, perché insomma Origi costa 4 milioni all'anno netti, più tutto il resto dell'ordo. Arrivano anche rassicurazioni a proposito di punte, lo dico a te Henry, per Rafael Leao, solo un pestone alla caviglia in occasione del rigore del 4-1. Non male. Sì, la botta non è stata simpatica. Meno male, cosa vuoi che ti dica? Meno male. Dimmi mister. Ti voglio dire una cosa, che sanno di più però quelli non giovani come voi tre. Hai visto quel cambio passo di Loftus, no, che ha superato l'avversario, l'ha messa, no? Quello per uno, il primo gol. Quello per uno di 1,93 m non è facile come sembra. Allora ti faccio presente, chi ha più anni se lo ricorda, che un certo Ruud Gullit, e non è un paragone assolutamente, però quelle cose le faceva in maniera normale ogni azione che lui c'era la palla. Cioè, immagina, no? Ma infatti mister, sai cosa mi stupisce di Loftus? Che nonostante sia più di 1,90 m, ha un compasso quando corre breve. Sembra quasi un giocatore da 1,80 m, 1,75 m. Non ha, quando poi va in allungo sì, ha la falcata, ma riesce anche a avere il passo breve, cosa che probabilmente gli è permesso di fare quel lavoretto in aria che poi ha fatto fare il primo gol. È un giocatore che forse non abbiamo ancora intuito fino in fondo, dovremmo un po' conoscerlo meglio. No, secondo me, diciamo che non si è preso le copertine come altri, però cioè, per me è molto lui forte. Va in forma e la mantiene, quindi e poi cresce come fiducia, se ti fa una giocata di questa partita, cioè ti supera, ti si mangia. Voglio dire, Gullit lo faceva proprio, era immarcabile, no? Non so se voi magari con YouTube, quelli più giovani, ve lo riguardate un attimo, cioè era praticamente immarcabile, lui ti puntava e ti saltava. E in più faceva anche altre 315 cose all'interno dei 90 minuti, per cui era il giocatore che era. Quindi, però sì, aveva questi
questi finti cambi passo, queste Bravo. mezze finte così le aveva, sì, sì. A proposito di Però costruzione della squadra, ha parlato Juric, ne fa un ritratto abbastanza interessante, cioè oggi c'è stato un divario enorme, non c'è stata partita, differenza abissale tra le due squadre, la prima volta che il mio Torino fa una partita del genere, divario di gambe, di velocità e di forza enorme. Abbiamo sempre fatto belle partite contro il Milan, ma oggi mi è saltato all'occhio il fatto che il Milan abbia messo in squadra giocatori di gamba europee forti. Ho visto ciò che hanno fatto in amichevole, hanno perso 2 giocatori, ma ne hanno messi 6 di livello europeo, molto forti, con molta gamba, di buona tecnica, che giocano a ritmi elevati. In questo momento li vedo nettamente più forti dell'anno scorso. Teo e Leao sono maturati, è questa la sensazione di questa sera. Direi che è una dichiarazione importante da parte di un allenatore come Juric. Sì, Per ma uno poteva dire ben altro, cioè magari mi aspettavo una sparata sul primo rigore della serie, però il VAR dopo tutti quei minuti, no, ogni tanto Juric queste cose ce le ha, però comunque è anche sempre molto onesto di solito, cioè fa queste uscite quando è un po' incattivito. Oggi non c'è stata partita, ma ripeto, è la cosa che vi dicevo in apertura, anche nell'anno dello scudetto, se non erro, era proprio l'anno prima, insomma, quegli anni lì, io mi ricordo di un Milan-Torino in cui noi vinciamo 1-0 con un gol di Giroud su corner, facendo una fatica tremenda in quella partita, cioè erano invalicabili, non gli segnavi in nessun modo, poi rischiavi anche meno magari, però non gli segnavi in nessun modo, hai dovuto risolverla con una mezza zampata di Giroud. Stasera va bene che è agosto, va bene che è la seconda partita, però era troppo ampio il divario contro un Torino che comunque non è una brutta squadra, perché hanno confermato praticamente gli stessi dell'anno scorso, hanno messo dentro Bellanova, qualcosina magari faranno negli ultimi giorni, quindi è questo da sottolineare, così come è da sottolineare quel è agosto, cioè è bello esaltarsi perché, ripeto, anche io a parlare di descrizione oggi mi sono divertito molto, però è sempre agosto, quindi i veri valori di tutte le squadre in generale verranno fuori poi col tempo nelle prossime settimane. Anche perché Bea ha proprio detto questo, gli è stata fatta la domanda sui rigori. Il Milan fa 1-1 Scurs dopo poco, dopo il gol di Pulisic, ma subito dopo c'è subito il 2-1 su un rigore per fallo di mano e la partita viene chiusa da un fallo di rigore su Rafael Leao per il 4-1, quindi 2 rigori. Gli viene chiesto ciò, dice: non voglio parlare di arbitri quando perdi una partita del genere, il divario è stato troppo grande, la partita è stata molto uomo a uomo, ma non c'è stata partita. È onesto, cioè sì, probabilmente quel rigore ha chiuso i giochi, però penso che i giochi il Milan li avrebbe chiusi comunque. Sì, secondo me. Mister, io volevo farti una domandina su Maignan, non tanto per come ha parato, perché insomma di parate non ne ha fatte granché, però se già eravamo abituati 2 anni fa a usare i suoi piedi in un modo, l'anno scorso ancora di più, quest'anno mi sembra che ancora di più gli chiediamo di uscire bene, pulito, sfruttiamo il fatto che sia ambidestro e quindi lo possiamo far girare sia da una parte che dall'altra senza nessun tipo di problema. Insomma, credo che ancora di più ci siamo messi quasi in banca con Maignan, cioè non ti dico che inizia lui l'azione, ma te lo sto in realtà dicendo. No, Simone, guarda che Maignan è veramente un giocatore importante, lui è bravo tecnicamente, bravo tra i pali, bravo nelle uscite e potente fisicamente. Inoltre è dotato di una personalità incisiva sia verso se stesso che verso i compagni, quindi è sempre focalizzato, sempre concentrato, sempre sul pezzo. E io non è perché, no, adesso non è una battuta, niente, perché Donnarumma sarà un bravo portiere, ci mancherebbe. Però lui è più forte di Donnarumma, oggettivamente più forte. Poi, diciamola tutta, cioè Gigio Donnarumma, il suo nome lo ha fondato molto sul fatto che a 16 anni era quello che è adesso. No, quindi è chiaro che salta all'occhio, no? Se uno a 16 anni è così forte,
però poi la crescita è stata relativa secondo me. Invece Magnani io lo vedo migliore. Mister, per me a Parigi adesso farebbero a cambio, si sta mangiando le mani. Ma Visto poi che lo era in vedo, casa loro. io Magnani, lo sai che c'è, lo vedo migliorato anche sotto l'aspetto della fluidità delle parate, cioè quando è arrivato da noi era più istintivo, era più istinto che tecnica di parata, no? La tecnica da portiere. Adesso è cresciuto, evidentemente ha lavorato pure bene sotto questo aspetto qui in Italia, no? Qui da noi. E è un portiere fortissimo, cioè non è uno dei top 4 al mondo, 3, 4, 5, quando sa Courtois, Ter Stegen, Magnano, cioè sanno quei 4-5 portieri più forti al mondo. Visto che siamo arrivati al minuto 40, mi permetto una tiratina d'orecchie. Teo, 2 gialli in 2 partite di campionato, perché mandi a quel paese l'arbitro. Sarebbero evitabili, visto che fai il difensore. Teo è così, rischi di... ve lo prendete così, ve lo accettate così, non potete dire a Teo Hernandez di non mandare a quel paese l'arbitro. Perché è fatto così? Perché non sarebbe Teo Hernandez. Non sarebbe Teo Hernandez. Teo Hernandez è così, pacchetto completo. Come quell'altro che ogni 6 partite ne fa una con le ciabatte. È così, cioè i pacchetti completi vanno presi a pacchetto completo. Ma quello è vero, è un po' il carattere, non credo che lo cambieremo mai. Però prendere 2 gialle in 2 partite, mannaggia. Vabbè. Tu lascia, io rido cucinare perché Teo. No, la frase lascia cucinare su Teo anche no. Proprio un verbo che non mi appartiene, grazie. Vabbè. Detto ciò, Bea ha fatto un gol di tecnica veramente che non credo che nessuno sappia fare per il ruolo che ricopre. A parte che mi spiace non Gli dare i meriti attaccanti, a sì. Teo. Mi spiace non dare i meriti a Teo, ma quando c'è il figlio allo stadio, Teo fa solo gol brutti. Potrei fare uno storico qui in diretta. Il primo fu quello con l'Atalanta che ci consegnò lo scudetto, quindi grazie anche a lui. Però sì, devo dire che il gol di Teo è veramente bello, ma lui è difficile che faccia gol brutti, veramente. Se andiamo a ripensarli sono più quelli belli che quelli normali, no? E poi devo dire che quando segna Teo San Siro ha una fiamma diversa, senza nulla togliere agli altri, anche quando segna Giroud, quando segna Leao, però quando segna Teo è qualcosa di molto, non lo so, è proprio emozionante San Siro quando segna Teo. Henry, scegliti intanto che ti leggo le dichiarazioni di Pioli sui nuovi, adesso capirai il perché, cioè quelli che non sono entrati dall'inizio per parlarne, perché Pioli ne parla così. Loftus, Reinders e Pulisic sono più avanti rispetto agli altri. Appena posso però garantisco minutaggio anche agli altri che sono subentrati, Musa, Chukwueze e Okafor. Solo giocando possono migliorare e trovare condizione. Ma allora, al netto del fatto che Musa in qualche spunto per me non è stato male, considerando che era la prima ufficiale che faceva, per me diamo tempo a Ciufu, perché ha fatto 2 o 3 cose che gli sono riuscite un po' a metà stasera, che gli vedevo sempre fare col Villarreal, cioè quei controlli spalle alla porta, che qui ha preso 2 o 3 falli. A Villarreal faceva passare il pallone e non lo prendevi più. Quindi diamogli un pochino di tempo, è uno degli ultimi arrivati, quindi è dovuto anche stare a Milanello, no? Non è andato in tournée, quindi gli servirà un pochino di tempo, è molto giovane anche lui, quindi io prendo lui, io la mia fiche la metto su di lui, è un pochino indietro adesso nelle gerarchie, ci può stare, però per me gli servirà solo un pochino di tempo, un pochino di fiducia, un pochino di ambientamento e potrà far bene. Però occhio anche a Musa, perché non l'ho visto malissimo. Grazie. Pure lui cambia passo, accelera, che è una bellezza. Mamma mia. Molto meglio in accelerazione che quando è spalle al campo. Lì ancora deve imparare un pochino e si è fatto mangiare un paio di volte. Sì, però ma infatti l'abbiamo visto partire così, dal nulla ha cambiato passo e voleva andare in porta. Mister, questa te la faccio, ma in realtà risponderemo lunedì. Pioli a domanda risponde sul fatto di come è migliorata la squadra rispetto a Bologna. È troppo presto per dare pareri decisi.
Ma la squadra mi è piaciuta oggi, ci siamo mossi tantissimo, forse anche troppo. Non abbiamo perso però equilibrio e distanze come a Bologna. Insomma, cioè, non è che servivamo noi, cioè si era intuito che Simo, a Bologna era andata non benissimo. Oggi meglio. Adesso, no, se tu risentiamo all'inizio della trasmissione, la prima domanda che ho parlato, io ho detto le stesse parole, ho detto a me è parso, perché giustamente dice è parso perché bisogna rivederle, no? Che c'era più connessione, Krunic c'era meno solo, le distanze erano migliori, questa è l'impressione. Col Bologna si vedeva cioè, a occhio nudo che c'erano le voragini, cioè Calabria era preso sempre 2-3 contro 1 e arrivavano da tutte le parti, cioè siamo stati slegati. Cioè, poi trasformare questo, cioè che è un'analisi dei fatti, in una critica, in una cosa, nessuno critica. E tant'è vero che se il mister aveva detto già dopo Bologna ci sono cose che dobbiamo migliorare e oggi ha detto mi sembra che siamo andati meglio in alcune cose, distanze eccetera, significa che avevamo visto giusto, Simo, e questo è il problema, è il dato di fatto. Torneremo a parlare lunedì nella stanza delle 19:15, mister, per analizzare Milan-Torino. Noi invece abbiamo finito qui per il post partita di Milan-Torino. Ci ritroviamo domani mattina per le pagelle e per tutte le clip della domenica. Bea, buonanotte e grazie. Buonanotte, a lunedì. Buonanotte anche a te, Henry, e grazie. Ciao. Ciao, buonanotte a tutti. Mister, come detto, buonanotte per stasera e ci ritroviamo lunedì. Buonanotte a tutti, arrivederci. Buonanotte anche da parte mia, il Milan in testa alla classifica a punteggio pieno, vince 4-1 contro il Torino e si lancia in quella che sarà questa mini settimana corta, visto che venerdì si torna già in campo a Roma contro la Roma. Buonanotte a tutti, ci ritroviamo domani mattina con le pagelle di Radio Rossonera. Ciao a tutti. Benvenuti al post partita su Radio Rossonera.